Ciao a tutte! Vorrei dedicare il video di oggi a smontare una leggenda metropolitana, ossia che se hai i capelli bianchi e usi l'Enè ti ritrovi rosa. Ebbene sì, utilizzando l'Enè sicuramente ti ritrovi rosa, però se si usano anche altre erbe tintorie riusciamo a smorzare il rosso e ottenere il castano. Nel lontano 2013 sul mio altro canale inglese Beautiful Tips, vi lascio il link qui, un altro video dedicato proprio alla mia esperienza con le erbe tintorie su come io riesco a ottenere il castano che vedete, sulla mia ricrescita bianca che è molto generosa, è sempre stata molto generosa, ma attualmente vi farò anche vedere del footage che ho girato prima di fare l'applicazione delle erbe tintorie. Attualmente è più del 75% della mia ricrescita è bianca e nonostante questo con le erbe tintorie riesco a ottenere il colore che vedete adesso. Purtroppo ancora oggi le persone associano l'Enè al rosso sui capelli bianchi. Io stessa anni fa, quando iniziai ad approcciarmi al mondo delle erbe tintorie, dopo qualche ricerca fatta online ci avevo rinunciato. Risultava che applicando appunto l'Enè, la Lawsonia, sui capelli bianchi, i capelli bianchi diventavano rossi e non mi ci vedevo proprio con appunto una ricrescita rosa e le lunghezze castane, e non volevo assolutamente diventare rosa peraltro. Ci rinunciai fino a quando poi, passato un anno all'incirca, disperata proprio per lo stato del mio cuoio capelluto, ho deciso di approfondire di nuovo l'argomento e per fortuna scoprì che era un'inesattezza, ossia sì, è vero che la Lawsonia sui capelli bianchi dà appunto un rosso, una carota o quel che è, però se in modo furbo riusciamo ad aggiungere anche delle erbe tintorie cosiddetto scurrenti, ossia appunto il catamo oppure l'indigo, il rosso della Lawsonia viene smorzato e in modo miracoloso diventa questo bellissimo castano. Premetto tra l'altro che non parlo per sentito dire, ma che si tratta di risultati che ho avuto su me stessa oppure che avete voluto condividere con me via email in seguito appunto allo scambio che abbiamo avuto e ai consigli personalizzati che vi ho dato. Molte di voi che avete i capelli bianchi mi scrivete che per comodità scegliete i mix pronti, ossia l'Enè castano, l'Enè mogano oppure l'Enè castano cioccolato, per dire. Però poi vi scoraggiate perché dopo la prima applicazione vi ritrovate con i capelli bianchi di un colore dorato, metallico, arancione, comunque tutt'altro che non castano. Cosa sono i mix pronti? Di solito sono un miscuglio di Lawsonia, di catamo indigo e altre erbe tintorie che fanno sì bene i capelli. Il problema è che appunto sui capelli bianchi diluiscono troppo la resa del colore, quindi invece di risultare un bel castano carico, il capello bianco risulta appunto dorato oppure giallognolo oppure ramato nel migliore dei casi. Purtroppo con i mix pronti non si riesce mai a sapere l'esatta percentuale di Lawsonia che è necessaria appunto per coprire i capelli bianchi e neanche la percentuale esatta del catamo dell'indigo necessaria per smorzare i toni rossi della Lawsonia sui capelli bianchi, quindi di conseguenza non si riesce neanche appunto a personalizzare il colore in base alle proprie esigenze. Comunque il nocciolo di questo video è che con l'aiuto delle erbe tintorie noi riusciamo assolutamente a coprire i capelli bianchi, anche tantissimi capelli bianchi, e ottenere un bellissimo castano che può variare da un castano chiaro, un castano, fino a un castano medio oppure ad un castano scuro. Quando si tratta di capelli bianchi il mio consiglio è, tanto non avete nulla da perdere, di provare ad utilizzare le erbe tintorie separate, ossia di acquistare la Lawsonia, di acquistare separatamente il catamo indigo e la cassia se necessario, se volete ottenere un castano un po' più chiaro. In questo modo potete mescolarle e giostrarle con le percentuali in base alle vostre esigenze, in base alla quantità di capelli bianchi che dovete coprire e in base al colore che volete raggiungere e soprattutto in base alla porosità dei
vostri capelli, quindi in base alla quantità di colore che riescono ad assorbire. Magari all'inizio può risultare un po' complicato e sono consapevole che può richiedere tantissima passione, applicazione e soprattutto tempo a disposizione, però se ci si vuole bene al punto da scegliere l'Enné come cura capillare, sono sicura che si riuscirà anche a vedere la parte piena del bicchiere anziché la parte vuota del bicchiere fatta di tantissimi tentativi falliti prima di trovare la percentuale ideale per i nostri capelli. Quindi come riusciamo ad ottenere il castano sui nostri capelli bianchi? Aggiungendo alla Lawsonia, quindi all'Enné rosso, il Katam oppure l'Indigo. Indigo che peraltro da qualche giorno è disponibile anche sul mio shop online, vi lascio il link. Se non siete familiari con l'utilizzo di queste due erbe tintorie, vi lascio anche il link al video dedicato che ho pubblicato qualche tempo fa. Cosa importante che non smetterò mai di ripetere e che però sembra che non sia ancora molto chiara: l'unica erba tintoria che riesce a coprire i capelli bianchi è la Lawsonia, quindi l'Enné rosso. Non c'è scampo ai riflessi rossi, sì, verranno smorzati, sì, si ottiene il castano. Ragazze, non c'è scampo ai riflessi rossi, alla luce del sole si vedrà sempre un po'. Quindi chi vuole un castano freddo, un castano appunto che va sul dorato, e avete i capelli bianchi, ve lo potete scordare con le erbe tintorie. Mi dispiace, però non ha senso ingannarvi, non ha senso darvi informazioni errate. Se desiderate un castano dorato o un castano freddo, non lo potete ottenere con le erbe tintorie. Va detto che per ottenere un castano chiaro il colore base, ossia la ricrescita, deve essere castano chiaro. Vi ricordo che le erbe tintorie non contengono agenti schiarenti, quindi è impossibile ottenere da un colore di base di partenza castano scuro poi un castano chiaro. Detto ciò, su una ricrescita castano chiaro con dei capelli bianchi raccomanderei un mix con una percentuale preponderante di cassia, proprio per diluire il colore delle erbe tintorie e ottenere un castano chiaro. La Lawsonia, la cui percentuale varia in base alla percentuale di capelli bianchi che devono essere coperti, e un po' di Katam proprio per smorzare il rosso della Lawsonia. Però vediamo anche un po' di esempi per le altre casistiche che si possono verificare. Giusto per darvi una percentuale come esempio, per una tonalità castana con poca ricrescita bianca, per un castano chiaro raccomando appunto un 55% di cassia, un 25% di Lawsonia e all'incirca un 20% di Katam. Per ottenere un castano medio su un castano medio con dei capelli bianchi, la percentuale potrebbe essere un 30% di Lawsonia, un 50% di Katam e un 20% di cassia. Mentre per il castano scuro raccomanderei un 40% di Lawsonia, un 55% di Katam e un 5% di cassia, proprio per diluire relativamente poco il colore. Non prendete le percentuali tale e quali, dovete assolutamente fare dei test prova su delle ciocche nascoste di capelli oppure raccogliendo i capelli dalla spazzola, perché ogni capello è a sé, ogni capello reagisce in modo diverso. Dovete provare queste percentuali prendendole come spunto e giostrare poi con le percentuali in base alle vostre esigenze, in base al colore che volete raggiungere, in base alla quantità di capelli bianchi che volete coprire e soprattutto in base al colore che viene assorbito dai vostri capelli. Come vi dicevo, non tutti sono porosi allo stesso modo. C'è chi appunto utilizza tempi di posa più brevi e ottiene lo stesso risultato a livello di intensità di colore di chi magari tiene l'Enné per tempi di posa più lunghi. Se la percentuale di capelli bianchi che avete è molto alta, però i capelli sono molto porosi, assorbono tantissimo colore, potreste riuscire ad ottenere risultati soddisfacenti con un unico passaggio, come faccio io. Però se invece i capelli risultano particolarmente resistenti al colore,
vi toccherà fare il doppio passaggio. Cosa vuol dire il doppio passaggio? Vuol dire applicare in un primo momento solo la Lawsonia, quindi sui capelli bianchi con un tempo di posa di dalle 3 alle 5 ore al massimo, e un secondo passaggio lo stesso giorno oppure il giorno dopo, applicando uno dei mix sopra indicati. Mi raccomando, quando vi preparate per fare l'enata, tenete presente che se avete tantissimi capelli bianchi, una volta applicata la Lawsonia, il risultato è, dopo averla sciacquata via, che siete rosse, quindi siete rosse, carotta, ramate, quello che è. Quindi se non volete andare in giro in questo modo, dovete organizzare il vostro tempo in tal modo che potete anche fare un secondo passaggio di un paio di ore con uno dei mix sopra indicati, in base appunto alle vostre esigenze. Vi ricordo anche che se fate subito dopo la Lawsonia un'applicazione di solo Katamo oppure solo Indigo, il risultato sarà un castano molto scuro che praticamente è nero. Quindi se volete evitare un colore molto profondo, molto scuro, quindi che vira sul nero, evitate di applicare le erbe scurrenti, quindi il Katamo e l'Indigo, diluendole con la cassia oppure la Lawsonia.